Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la modifica e la cancellazione delle sezioni. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, invece ci dedichiamo alla modifica e alla cancellazione delle nostre azioni. Quindi per prima cosa ci spostiamo in Amministra pagine, Backend e modifichiamo la pagina Amministrazioni includendo nel contenuto secondario elenco azioni.php. Salviamo, quindi creiamo un nuovo file e lo salviamo ovviamente in backend come elenco azioni.php, al cui interno creeremo la nostra tabella con l'elenco delle azioni. Quindi per prima cosa effettuiamo la nostra query, quindi $sell azioni. Delle azioni dobbiamo recuperare l'id, il nome dell'azione, la descrizione e quanti pulsanti sono associati a quell'azione. Quindi dovremo fare, come nella scorsa videoguida, una select dove recupereremo a.stellina dalla tabella azioni, virgola account p.id pulsante dalla tabella pulsanti e lo rinominiamo in as num pulsanti, quindi from azioni as a, e qui utilizziamo una left join con la tabella pulsanti as p. Vi ricordo che la left join la utilizziamo per recuperare in questo caso le occorrenze della tabella che stiamo nominando a sinistra, quindi la prima, quindi azioni, anche se non ha corrispondenza con la tabella di destra, quindi pulsanti. Quindi left join pulsanti as p e li diciamo on a.id azione è uguale a p.fk azione e poi gli dobbiamo dire group by a.id azione, punto e virgola. Quindi questa sarà la nostra query. Ora come sempre definiamo le nostre celle, id sarà uguale a new colonna, quindi id e id azione, punto e virgola, nome uguale a new colonna, quindi nome, azione, e qua ci andrà nome, poi la descrizione e poi numero pulsanti, quindi new colonna, quindi num pulsanti, punto e virgola. Ora definiamo le opzioni, quindi $id set opzioni e li diciamo align center e align center e numero pulsanti set opzioni e li diciamo align center e poi gli diamo width 15% e align center ai campi. Poi
Visto che ci siamo, gli diamo anche l'ordinamento, set ordinamento, e gli passiamo l'ideazione, e numero pulsanti set ordinamento, e gli passiamo num pulsanti, punto e virgola. Ora definiamo la nostra tabella, quindi table è uguale a new tabella, aggiungiamo le nostre colonne, quindi table aggiungi colonna, e gli passiamo id nome, descrizione, poi definiamo la query, quindi table set query di connessione virgola cell azioni, definiamo il titolo, table set titolo quindi elenco azioni, e poi stampiamo la nostra tabella, quindi $stampa è uguale a new stampa, e li passiamo alla tabella, punto e virgola. La salviamo in sessione, quindi if isset session stampa, cancelliamo la sessione, quindi unset session stampa è uguale a $stampa, punto e virgola. Ora, come in elenco pagine, ci recuperiamo la sezione, quindi se è settato nel get la sezione per cui stiamo lavorando, utilizziamo quella, altrimenti sarà uguale a 1, perché di default noi carichiamo i dati dell'home page, e quindi la nostra query diverrà where a.fk sezione è uguale, e qua concateniamo il valore della sezione, salviamo, premiamo F5, siamo in home page, ovviamente l'home page non ha nessuna azione relativa ai pulsanti, ci spostiamo in backend e ovviamente recuperiamo tutte le azioni associate al backend. Se ci spostiamo in front-end, ovviamente anche lì non avremo nessuna azione. Perfetto, ora vediamo di definire l'azione per questa tabella, quindi definiamo una nuova azione che la chiamiamo elenco azioni, e come descrizione gli diciamo pulsanti elenco azioni. Quindi definiamo una nuova pagina che la chiamiamo modifica azione, modifica azione, pagina dedicata alla modifica dell'azione selezionata, nome file contenuto, quindi modifica azione, creiamo il file con il form, reindirizzamento una volta effettuata la modifica andiamo in amministra azioni, visibilità e posizione non ne vogliamo, perfetto, poi ci spostiamo in amministra pulsanti,
backend e definiamo i pulsanti per la modifica e la cancellazione. Modifica azione, pulsante per la modifica dell'azione selezionata. Azione di riferimento elenco azioni, funzione da richiamare seleziona azione. Ho modificato il form per quanto riguarda la definizione di un nuovo pulsante e quindi oltre alla decisione sulla creazione del file relativo alla funzione ho inserito la possibilità, come per la definizione delle nuove pagine, di creare il file con la funzione per l'inserimento dei dati oppure di fare la funzione per il redirect, in modo che ci generi in automatico apriamo per esempio seleziona sezione che abbiamo fatto la scorsa video guida, che ci generi tutta questa parte di codice, ossia ci deve selezionare il redirect della pagina associata a quel pulsante, ci fa la query e ci definisca l'header location completandocelo, e quindi a noi rimarrà soltanto da cambiare il nome del campo del record selezionato. Quindi definiamo il pulsante per la modifica, seleziona azione, creaci il file e lo vogliamo con la funzione per il redirect. Tipologia pulsante con immagine, reindirizzamento dobbiamo andare a modificazione, percorso immagine icone bedit.png, posizione 1, messaggio conferma no. Perfetto, ora definiamo il pulsante per la cancellazione, quindi cancella azione, quindi pulsante per la cancellazione dell'azione selezionata, azione ovviamente elenco azioni, funzione da richiamare cancella azione, anche qui creiamo il file e gli facciamo fare la funzione per l'inserimento modifica, tipologia pulsante, pulsante con immagine, redirect, quindi amministrazioni, percorso immagine icone bdrope.png, posizione 2 e messaggio di conferma: sei sicuro di voler cancellare l'azione selezionata? Perfetto, quindi ci spostiamo in elenco azioni, definiamo quindi anche i pulsanti, quindi table set azione elenco azioni. Ora definiamo la colonna per i pulsanti, questo è id azione, gli diamo le opzioni, aggiungiamo la colonna, perfetto, salviamo, premiamo F5, ci ha aggiunto i pulsanti, quindi ci spostiamo su modificazione e quindi come vedete ci ha creato la funzione seleziona azione e ce l'ha già praticamente precompilata, dove noi dobbiamo soltanto cambiare ovviamente il campo del record selezionato. Qua lo chiamiamo azione. Quindi torniamo indietro, clicchiamo su modifica form nuova azione e come vedete siamo in modificazione and azione uguale 1. Perfetto. Strutturiamo il form per la modifica, quindi apriamo file nuova azione e modificazione, gli altri li possiamo chiudere, quindi inserisci pulsante,
elenco pagine. Perfetto, quindi da nuova azione ora ci copiamo il nostro form, quindi qua sarà come sempre form modificazione. Qui oltre alla pagina return dobbiamo aggiungere l'id azione, quindi id azione, e quindi if isEtAlert, come sempre i dati ce li recupera dal salvataggio in sessione, altrimenti definiamo la query per l'azione. Ok, quindi ci dovremmo recuperare l'id azione, quindi if isEt get azione, allora id azione è uguale a get azione. Perfetto, eseguiamo la nostra query e quindi nome e descrizione saranno uguali a row quindi questo è nome e descrizione. Salviamo, premiamo F5, perfetto. Ora definiamo il pulsante per il salvataggio delle modifiche, quindi prima l'azione, quindi form modifica azione, quindi form modifica azione selezionata, e pulsante salva modifiche, pulsante salva modifiche apportate alla azione selezionata. Quindi form modificazione, funzione da richiamare salva modifiche azione, tipologia pulsante con scritta, redirect amministra azioni e il resto non ci serve. Perfetto, quindi ora ci apriamo il file inserisce azione e salva modificazione. Quindi pagina return, nome azione, descrizione, la sezione ovviamente non gliela possiamo modificare, qualora abbiamo sbagliato associandola a un'altra sezione cancelleremo la nostra azione e ne definiremo una nuova. Perfetto, quindi oltre al nome e alla descrizione riceviamo anche l'id di azione, ed è uguale a $_post id azione. Effettuiamo quindi i controlli, salviamo i dati in caso di errore e quindi la nostra pagina per il redirect, quindi per il return, andrà completata con end azione id azione. Salviamo, ci spostiamo in amministrazioni, modifichiamo form nuova azione, cancelliamo il nome per vedere se ci genera l'errore. Perfetto, quindi possiamo procedere alla modifica della nostra query, quindi update azioni, set nome uguale a nome azione, virgola, descrizione uguale
a descrizione e quindi aggiungiamo ovviamente where id azione è uguale a id azione. Perfetto. Ora, quindi se la nostra query va a buon fine, dobbiamo recuperare il redirect come sempre dal pulsante incluso. Quindi apriamoci seleziona azione, quindi selezioniamo il redirect, qua è $_post id pulsante incluso, redirect al campo fk pagina redirect e poi in amministra azioni abbiamo bisogno della sezione, quindi in modificazione ci salviamo la sezione in sessione e lo stesso la recuperiamo dal nostro database, quindi $id sezione uguale a row azione al campo fk sezione e la mandiamo tramite campo hidden al file salva modifiche, quindi id sezione. Perfetto. Quindi salva modifiche, recuperiamo anche la sezione, id sezione, la salviamo in sessione in caso di errore, questa se non sbaglio l'ho chiamata sezione, non id, sezione, ma facciamolo tutto uguale, quindi id sezione e quindi salva modifiche session id sezione, punto e virgola, e quindi il nostro redirect sarà row di redirect and sezione uguale a id sezione, quindi $id sezione. Perfetto, salviamo, modifichiamo form nuova azione, gli aggiungiamo un paio di A e come vedete ci ha modificato ovviamente il nome dell'azione. Ora ripristiniamo il nome originale e procediamo alla cancellazione invece dell'azione. Quindi per prima cosa definiamo una nuova azione che la chiamiamo test. Attenzione però, non ci sta inserendo la colonna col conteggio dei pulsanti, quindi sicuramente abbiamo commesso qualche errore, vediamo. Quindi aggiungi colonna, numero, pagine, eccolo qua. Questo è il numero, pulsanti, salviamo, premiamo F5, oh perfetto, adesso ci sta visualizzando anche l'elenco dei pulsanti associati all'azione. Quindi vediamo, dicevamo, di definire la cancellazione del record. Quindi in cancellazione modifichiamo la nostra query, gli diciamo delete from azioni where id azione è uguale a post id record selezionato, punto e virgola. E quindi se la nostra query è andata a buon fine, ovviamente ci recuperiamo il redirect come in salva modifiche, il redirect associato al pulsante, e dovremo prima della cancellazione dell'azione recuperare la sezione associata
a quell'azione. Quindi cell sezione sarà uguale a select fk sezione from azioni, where id azione è uguale a post id record selezionato. La eseguiamo, quindi res sezione è uguale a MySQL query di connessione virgola cell sezione e row sezione che è uguale a MySQL fetch array di res sezione. E quindi il nostro redirect sarà end sezione uguale row sezione al campo fk sezione. Salviamo, clicchiamo su cancella. Sei sicuro di voler cancellare l'azione selezionata? Premiamo ok. Siamo tornati in amministrazioni sezione uguale a 2 e ovviamente è sparita anche la seconda pagina dove c'era l'unico record salvato. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima videoguida vediamo di definire la modifica e la cancellazione dei pulsanti.